Ehi Marmaia, ben ritrovati nella baia. Sapete benissimo che tendo a non reagire a e interagire con i contenuti degli altri creator, e anche in questo caso non farò un'eccezione, ma in tanti mi avete chiesto di esprimermi sull'argomento e quindi vi chiedo di accompagnarmi fino alla fine di questo viaggio alla scoperta della storia della realtà virtuale. Oggi vedremo come è nata la VR, i suoi momenti di crisi, il suo sviluppo e infine analizzeremo il suo stato attuale per capire se questo mercato effettivamente stia crescendo oppure se sta attraversando l'ennesimo momento di calo. Sia chiaro, il video nasce perché nelle ultime settimane molti di voi, vedendo contenuti in giro di altri canali, hanno chiesto un mio parere sull'argomento. Non ho visto il video che mi avete segnalato, ma il vostro interesse in merito al mio parere è tanto e quindi ho preso l'argomento stato della salute della VR e ho buttato giù 2 righe per fare questo video che deve essere visto fino alla fine, ma prima dovete disattivare l'adblock e ricaricarlo per farlo partire con le pubblicità. Mollate gli ormeggi, issate le vele, vento in poppa e salpiamo! La realtà virtuale per come la conosciamo oggi affonda le sue radici alla fine degli anni 80 e inizi degli anni 90. Ovviamente ci sono prototipi e dispositivi che hanno preceduto questo periodo, ma se dobbiamo parlare della VR per come la conosciamo oggi, è inutile parlare della preistoria della VR ed è da questo periodo che dobbiamo cominciare. Perché è in questo periodo che sono nate le prime tecnologie che hanno gettato le basi per il futuro della VR. Uno dei primi tentativi significativi fu il Virtuality Group, che nei primi anni 90 lanciò una serie di sistemi arcade che utilizzavano visori e guanti per offrire all'utente un'esperienza immersiva. Questi sistemi però erano molto costosi e limitati e il loro successo durò poco. Negli anni 90, grazie anche al cinema, la VR era spesso vista come una tecnologia rivoluzionaria dal grande potenziale. Tuttavia la realtà fu diversa. I dispositivi erano ingombranti, costavano molto, la qualità anche della grafica era ben lontana anche per gli standard di quel periodo e le aziende faticavano a giustificare i costi per l'acquisto di queste tecnologie e molti progetti furono abbandonati. Ma fu soprattutto la mancanza di contenuti accattivanti che decretò il primo declino della VR e, insieme alla tecnologia ai tempi troppo immatura, fece sì che la realtà virtuale venisse accantonata intorno alla fine degli anni 90 e definita come una moda passeggera e di lusso. Con il miglioramento delle tecnologie, insieme alla riduzione dei costi hardware, la VR iniziò a risorgere nei primi anni 2000, anche se tramite dispositivi grezzi, quali i cardboard, ossia delle vere e proprie scatolette di cartone, con delle lenti nelle quali bastava infilare il proprio telefono, riproducendo contenuti trasmessi sullo schermo in stereoscopia. Capirete benissimo voi stessi che non possiamo sicuramente parlare di VR per come la conosciamo oggi, perché la semplice fruizione di un contenuto immersivo non può essere definita tale. Manca l'immersione in un ambiente realmente ricreato a 360 gradi e soprattutto manca l'interazione. Fu solo intorno agli anni 2010 in poi che la tecnologia VR tornò nuovamente alla ribalta, grazie anche a innovazioni come gli Oculus Rift e i vari dev kit. Oculus VR fu fondata da Palmer Luckey, che riuscì a suscitare nuovo interesse verso la tecnologia a realtà virtuale grazie anche a una campagna Kickstarter che ebbe successo lanciata nel 2012. Questo progetto attirò anche l'attenzione di grandi aziende come Facebook, per esempio, che nel 2014 acquisì Oculus per la somma di $2 miliardi, segnando così un punto di svolta cruciale per questo settore. Anzi, possiamo dire che fu proprio grazie a questa acquisizione che la VR si è evoluta ed è arrivata al punto in cui la conosciamo oggi. Negli ultimi anni poi la VR ha visto una crescita significativa. Le principali aziende tecnologiche, come per esempio HTC con i suoi visori Vive, Sony con i suoi visori PlayStation VR e PlayStation VR 2, Valve con il visore Index e infine Meta, hanno investito massicciamente in questo settore. Il mercato della VR successivamente è diventato più accessibile grazie a dispositivi più economici come per esempio gli Oculus Quest, successivamente Meta Quest
Quest, che non richiedono un PC potente per poter funzionare, ma possono essere utilizzati anche sul PC. Infatti parliamo non solo di standalone, ma di all-in-one. La pandemia di Covid-19 ha aumentato l'interesse verso questa tecnologia, utilizzata non solo per il gaming, ma anche per applicazioni nel campo dell'istruzione, della sanità, della formazione aziendale. Nonostante ciò, la VR non ha ancora raggiunto la diffusione massiccia che si sperava. E a questo punto rispondo alla domanda che in tanti mi avete fatto. Ben, ma è vero che la VR è morta o sta morendo? Allora ragazzi, lasciate stare la propaganda di chi ha interesse in questo momento ad attirare l'attenzione verso terreni che finora non aveva mai esplorato. Vi faccio un esempio. Se fino a ieri io parlavo di astrologia e da oggi inizio a parlare di astronomia, comincerei a fare dei video in cui vi dico che l'astrologia è tutta una cazzata e la vera scienza è nell'astronomia. Quindi, se prima parlavo solo di una cosa e venivo seguito per quello, adesso devo spiegare a chi mi seguiva perché dovrebbe continuare a seguirmi. E magari inventandomi anche delle cazzate sull'argomento che trattavo per far perdere interesse nel vecchio e farlo ritrovare nel nuovo. In più, sappiamo benissimo che molti utenti flat si tuffano a pesce non appena sentono parlare male della VR, e quindi quale modo migliore per attirare l'utenza flat, argomento che finora non avevo mai trattato e che non conosco neanche, parlando male della VR e dicendo un sacco di cazzate. Ma questo è solo un mio parere. Adesso invece analizziamo il vero andamento. Oggi il mercato della VR è in una fase interessante, perché da un lato vediamo uno sviluppo tecnologico crescente e che si sta spostando verso settori diversi da quello del gaming, come la AR o realtà aumentata, che si integra con la VR per creare esperienze più immersive in un ambiente reale. Dall'altro lato invece abbiamo un tasso di adozione molto più lento rispetto ad altri settori come PC e console. Le sfide principali per diffondere questa tecnologia includono il costo di produzione, la mancanza di contenuti e le preoccupazioni per quanto riguarda la comodità d'uso. Inoltre, l'arrivo di innovazioni come il metaverso, per esempio, che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il mondo digitale, potrebbe sia favorire che ostacolare la crescita della VR tradizionale. E l'abbiamo visto che l'ultima volta che è stato fatto il tentativo di diffondere questo metaverso non è stato accolto benissimo e si è dovuto fare quindi un passo indietro. Non vi dovete preoccupare perché il futuro della VR è molto promettente, ma questo non significa che non sia privo di ostacoli. La tecnologia, per esempio, nel corso degli anni ha già superato molte delle sue limitazioni iniziali. L'industria però dovrà affrontare, e Meta per esempio si sta già concentrando in questo, sulla creazione di contenuti immersivi e soprattutto all'accessibilità economica dei dispositivi. Sempre più aziende arrivano sul mercato con proposte di visori con caratteristiche sempre più performanti, ma con costi sempre più contenuti, come per esempio Pimax con il prossimo Crystal Light. Ragazzi, continuiamo quindi a monitorare questo settore per vedere come evolverà, ma una cosa è certa: la realtà virtuale continuerà a influenzare il nostro modo di vivere e di interagire con il mondo digitale ancora per tanti anni, perché ormai è qui presente nelle nostre vite, nel quotidiano, in un modo tale che vedo difficile far tornare indietro. Sicuramente non riuscirà a sostituire tecnologie già presenti come computer e telefoni, almeno per il momento, ma soprattutto la R, la realtà aumentata, credo che questa riuscirà maggiormente a essere integrata sempre di più nella vita quotidiana. Grazie per essere arrivati alla fine del viaggio e per aver visto il video fino alla fine. Lasciate un commento e fatemi sapere la vostra sulla VR e il suo stato di salute. Io ringrazio sempre tutti voi che seguite i miei video, ma molti di voi che lo fanno non sono iscritti. Quindi lasciate un like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi, sapendo che per il canale è molto importante. Se volete, lasciate anche qualche doblone nel forziere della baia utilizzando il tasto super grazie sotto al video. Dal vostro Capitano Ben è tutto, vi attendo nella baia per una prossima avventura. Un saluto marmaglia. Ho ho!